Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi insieme all'amico Matteo del canale Matt Fishing, che saluto. Ciao Matteo. Ciao Luigi, ciao a tutti ragazzi. Parliamo di un argomento molto interessante e mi confermi, Matteo, è uno degli argomenti che solitamente gli amici che seguono i nostri canali ci richiedono per la maggiore, ovvero consigliami un motore e una batteria da associare al kayak, ma anche al bellybot oppure a qualsiasi altro natante. In questo video facciamo un approfondimento, o perlomeno ci proviamo, perché è un argomento che nella sua semplicità, poi vedrete, necessita di risposte molto articolate. Per questo abbiamo realizzato un documento di riepilogo che ci accompagnerà durante questa presentazione e lo vediamo insieme. Allora, oggi parliamo di motore elettrico e batteria per il kayak fishing. Quali sono gli argomenti che affronteremo insieme? Li vediamo, facciamo una piccola introduzione e poi parliamo della scelta del motore elettrico facendo un approfondimento in merito a tipologia, la potenza, i costi, ancora. Sempre per quanto riguarda il motore elettrico, parliamo del posizionamento a bordo, la scelta che può essere laterale, a poppa, zona centrale o di prua e nella parte successiva, ecco, conclusiva di questo video parliamo anche della scelta della batteria, il tipo, la capacità, i costi e diamo delle indicazioni di massima in merito a quella che potrebbe essere anche una scelta ideale per chi si avvicina a questa disciplina, ovvero il kayak fishing o diciamo l'utilizzo del motore della batteria per il belly bot oppure per qualsiasi altro natante. Allora partiamo insieme con il primo argomento e vediamo insieme in merito alla scelta del motore elettrico quante tipologie esistono? Io in questa slide ne ho inserite alcune, ecco, che sono tra quelle più conosciute. Matteo, ti lascio una parola e mi dici, ecco, se sei d'accordo con queste immagini che vedi, ecco, se racchiudono un po' a 360 gradi quelle che sono le nostre opzioni di scelta in merito alla tipologia. Assolutamente Luigi, vedo che non manca nulla perché abbiamo il classico fuoribordo che è il motore basico, il motore consigliato perlomeno per iniziare. Abbiamo i Bixipi e i Torquedo che sono motori di nuova generazione, che sono dei motori brushless, quindi non a spazzola. E poi vedo per l'appunto il motore di prua, il GPS, che è la punta di diamante con le ultimissime tecnologie e anche questi motori sono poi suddivisi in motori a spazzola e motore a brushless, però sì, direi che qui c'è tutto. Ehm, Sì, il motore di prua, che è diciamo quello che è un po' di più mhm, recente introduzione nel mondo del kayak fishing, ci dà anche l'occasione di poterci ancorare, quindi funziona anche un po' da ancora ed è questo che ha aperto la strada a infiniti davvero utilizzi sia per quanto riguarda le tecniche verticali che dove utilizziamo le schi artificiali, ma anche per il classico bolentino, oppure altre tecniche di pesca come il drifting, dove è molto importante tenere il punto. Allora, esatto. ok, passiamo alla prossima slide. Parliamo un po' della potenza. Abbiamo fatto uno specchietto di riepilogo per far capire quali sono i modelli di comune utilizzo. Solitamente, Matteo, correggimi se dico delle cavolate che potrebbe succedere, quelli più conosciuti, più utilizzati, sono questi a cui aggiungerei anche il modello da 24 libbre, che è quello un po' Assolutamente. di base, di partenza. Ecco, però facciamo anche uno step ulteriore per chi magari è già pratico e vuole magari anche migliorare. Quindi vediamo insieme questo specchietto. Partiamo ecco da una potenza di 32 libbre che ci dà una spinta in chili di 14 libbre. Questi sono dati teorici, Matteo, che vengono anche molto spesso forniti dalle case produttrici che fanno dei test sui motori. Il Certo. 32 libbre, per fare un esempio, corrisponde
ad una potenza in cavalli di 0,42, quindi è quasi mezzo cavallo, però vi assicuro che sia il 32 che il modello inferiore, il 24, comunque ha una bella spinta. Quindi ecco, ci è davvero di aiuto nelle nostre uscite dove magari non utilizziamo la pagaia oppure il sistema di pedali e quindi comunque ci dà l'occasione, ecco, di avere un'alternativa per quanto riguarda gli spostamenti. Solitamente a questo motore, il 32 libbre, viene consigliata una batteria con un amperaggio dai 50 agli 80 ampere. Poi per quanto riguarda le batterie, ne vediamo insieme qual è quella ideale. Sì, Luigi, allora, in questa slide, come dici tu, ci sono le potenze più utilizzate, mancherebbe per l'appunto il 24 che è un motore molto utilizzato. Cambiano molto le potenze, io li ho provati praticamente tutti, ho provato il 24, il 32, il 30, il 40 e attualmente ho il 55. La differenza grande non è tanto nella velocità, perché spingono tutti quanti a partire dal 24 al 55 e non c'è un gap di nodi così evidente dal 24 al 55. Ciò che cambia è la coppia principalmente, quindi con i motori con una potenza più elevata si raggiunge la velocità prima, fondamentalmente. Però non ho riscontrato grandissime differenze in nodi. Parlando di kayak ovviamente, e quindi di conseguenza cambia molto l'assorbimento e quanto si sfrutta un motore. Un motore più potente viene sfruttato molto meno a un motore molto più piccolino e quindi poi cambia la vita dell'oggetto in sé, l'assorbimento e tanto altro. Ecco. Però in termini di velocità, se si vuole un motore da 55-86 libbre perché si vuole andare più veloce, secondo me non è la scelta ideale. Ecco. Allora mi trovi d'accordo e mi dai anche il là per vedere insieme la prossima slide che è quella dei consumi, no? Croce e Esatto. delizia di ognuno che utilizza il motore e soprattutto la batteria. Vediamo un po' quelli che sono i consumi. In questo specchietto ho inserito, partendo dal 24 libbre, sia i consumi a velocità 1, che ricordiamo è la velocità un po' base, che a pieno regime, quindi al massimo, in questo caso ho utilizzato velocità 2, però esistono dei motori che ci sono delle variazioni, ecco, tra il minimo e il massimo, che potrebbero essere anche 4-5 scatti, però ecco, a minimo e a massimo, questi sono i consumi che ho rilevato essere anche veritieri, che però molto spesso vengono forniti dai brand produttrici. Vediamo insieme, ecco, quali sono le differenze. Infatti, nella parte superiore ho inserito anche i vari amperaggi delle batterie con i consumi relativi al motore che utilizziamo. Facciamo un esempio: 24 libbre lo teniamo accoppiato ad una batteria di 60 ampere. Che cosa succede? Che noi riusciamo a tenerlo operativo per 5 ore. Ovviamente, ripeto, questi qua sono sempre delle indicazioni di massima perché Certo. possono variare di molto a secondo della corrente, del carico che ci abbiamo al bordo e quindi ecco, prendiamo un po' con le pinze questi dati che però comunque sono un riferimento molto valido che aiuta soprattutto chi è agli inizi e vuole avere una tabella di riepilogo, di riferimento. E quindi in questo caso, se noi utilizziamo un motore diciamo piccolino, con una batteria di 60 ampere abbiamo l'occasione di fare 5 ore di pesca o diciamo 5 euro di utilizzo perché durante la nostra uscita non è che siamo diciamo sempre con il motore acceso a meno che non facciamo traina, ecco, Certo. però solitamente il motore viene utilizzato per gli spostamenti piccoli o lunghi che siano. Facciamo il caso invece utilizzando un motore più potente, facciamo l'esempio con il 55 libbre, che anche questo è un motore largamente utilizzato, con una batteria da 60 ampere avremo un'ora di utilizzo possibile, quindi in questo caso ideale utilizzare una batteria con una capacità maggiore, passiamo dalle 80 ampere per raggiungere anche batterie da 100 ampere che sono un po' quelle che ci permettono un utilizzo maggiore.
Ecco, questa è, diciamo, una tabella di riepilogo, come dicevo, che può aiutare anche chi è agli inizi in questa disciplina, no, Matteo? Ti trovi d'accordo? Assolutamente d'accordo, Luigi. Come ho accennato prima, proprio in merito a questa slide, ci sono poi tantissime sfumature, ovviamente da considerare, che potrebbero essere motori a spazzola, motori brushless, quindi consumi maggiori, consumi minori. E in merito proprio a quello che dicevo prima, ovvero con un motore molto più potente, allora a parità di spinta, quindi di erogazione di corrente, quindi un motore di grande potenza spinto al massimo contro un motore di bassissima potenza spinto al massimo, ovviamente il motore più piccolino consuma meno. Ma la differenza qual è? È che in navigazione, per esempio io con il Motor Guide, non vado mai a velocità 10, il Motor Guide ha 10 velocità e non ci vado mai. Io vado a velocità 2 o 3 che rende più o meno come la velocità 2 di un motore più piccolo. Poi aumentando la potenza fondamentalmente non si va tanto più forte, ma si ha più coppia, quindi ci si aiuta contro la corrente, contro un mare più grande. Però per assurdo, ritornando al discorso, andando a velocità molto più basse, con motori molto più potenti, i consumi sono veramente tanto 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 bassi. Io in navigazione, o meglio, quando vado in traina, quando faccio lunghi spostamenti, andando a una velocità a traina, andando a un nodo e mezzo, arrivo anche a 14 ore con il motor guide continuativi. Cose che Batteria? con un motore batteria da 100 ampere LiFePO 4, quindi al litio. Ok. Importantissimo, deve avere 100 almeno 100 ampere di carica, 100 ampere di scarica, in modo che non vada in sofferenza. Però con una batteria da 100 ampere, un motore di prua da 55 libre, o comunque anche un altro motore, che può essere un motore brushless normale, non necessariamente di prua GPS, se utilizzato con parsimonia, riesce ad avere dei consumi ottimizzati rispetto a motori più piccoli. Ok, dopo questo schema di riepilogo anche abbastanza esaustivo come riferimento, mi viene ecco da farti una domanda. Quale potrebbe essere il modo per, diciamo, ottimizzare, i consumi in merito anche alla scelta di un motore? Allora, Luigi, ci sono dei prodottini molto rudimentali che sono dei variatori di velocità. Praticamente non è altro che un potenziometro elettronico che aiuta a diminuire drasticamente il consumo della batteria. Questo perché? Perché la batteria, la cosa che soffre di più in assoluto sono gli sbalzi di assorbimento immediati, quindi velocità 1, sei già al 50%, quindi passi da 0 a 50 con un click, poi passi da 0 a 100 con un altro click e quei sbalzi improvvisi Di fanno andare giù la tensione? batteria molto in fretta, mentre invece un variatore di velocità va dolcemente da 0 a 100, oltre al fatto che poi è anche un aiuto per avere una regolazione della velocità e in termini di navigazione molto precisa nella traina e quant'altro. La batteria patisce molto 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 meno e i consumi, quindi la durata della batteria stessa è molto prolungato. È un oggettino che costa 20 euro, fa da tramite tra batteria e motore, e è un aiuto enorme. È vero, e ricordo anzi che sul canale Planet Spin Fishing c'è anche una piccola guida per l'installazione del, diciamo, questo variatore di velocità e che consiglio. E che cosa succede solitamente? Che se noi siamo in pesca e magari anche con due, tre selezioni di velocità standard che vengono fuori con il nostro motore, non troviamo mai quella giusta per andare controcorrente in fase di traina e quindi ecco, è davvero, ci risolve davvero un problema importante installare questo variatore che poi, ti ripeto, costa davvero poco e sono riuscito a installarlo anche io, che non sono capace di fare modifiche e quant'altro, quindi lo possono fare tutti. È veramente semplice, sì.
Ok, il prossimo, diciamo, la prossima slide, sempre in merito alla scelta del motore elettrico, riguarda un po' il nostro portafoglio, no? I costi. Si parte dalle circa 100-150 euro per il motore fuoribordo, quello più comune, utilizzabile, installabile sul kayak, sul belly oppure su qualsiasi altro natante, per arrivare al Torqeedo, che è un po' la punta di diamante per quanto riguarda i motori elettrici e che arriva a dei costi diciamo un po' proibitivi per la maggior parte di noi comuni mortali, quindi spendere 2500 euro per un motore elettrico, ecco, rappresenta una cosa per pochi. Però Mhm. ecco, facendo le opportune considerazioni, si riesce comunque a trovare il nostro motore ideale che ci accompagnerà per tanto tempo se riusciremo a fare anche la corretta manutenzione. Sono assolutamente d'accordo, Luigi. Io aggiungerei che secondo me bisogna valutare molto attentamente le tecniche di pesca che si vogliono affrontare, nel senso che se io facessi traina principalmente, opterei per un motore di spinta brushless, quindi su un torquedo o simile, perché sono motori che consumano pochissimo e garantiscono tantissime ore di navigazione, se usati sempre con parsimonia. Se mi dovessi spostare da punto A a punto B per poi fermarmi o fare dei piccoli spostamenti, si potrebbe optare per un motore classico. Poi riguardo alla posizione ne parleremo dopo. Se invece si pensa di fare delle pesche prettamente verticali, quindi dove ci sia e c'è la necessità di ancorarsi, va da sé che un motore GPS di prua è la soluzione migliore. Ovviamente il motore di prua GPS è quello più completo perché ti permette di fare tutte queste cose. Quindi, ovviamente è il motore che è il motore più universale, per così dire. Quindi io valuterei bene la pesca che bisogna fare in base alle proprie tasche, ovviamente. C'è tantissima differenza tra un oggetto e l'altro. Ovviamente un motore classico usato con un potenziometro va benissimo, potrebbe sostituire tranquillamente quello che è un torpedo. Per la traina, comunque sia, si farebbero tantissime ore di di navigazione, un motore senza spazzole, poi ci sono anche altri discorsi che si potrebbero dire, ovvero ha meno consumi, ha meno usura, non esistono le spazzole, è un rotore che gira sui cuscinetti, quindi ha una vita molto più lunga. Ovviamente più si spende, più si ha, è il solito discorso. Sì, avevo anticipato all'inizio del video che diciamo, questo argomento nella sua diciamo, semplicità poi ti porta a fare delle considerazioni diciamo, abbastanza importanti, però ecco, facciamo un passo alla volta e iniziamo ad argomentare quello che è diciamo, il topic di questa sera che poi avrà successivamente dei video di approfondimento che se i nostri amici avranno piacere di guardare basterà seguire i nostri canali social. Passerei alla prossima slide. Ed è quella riguardante il posizionamento del motore elettrico, perché a prescindere dalla nostra diciamo del nostro, della nostra posizione ideale, no? Che noi possiamo scegliere per ovvi motivi, perché magari la prua del nostro kayak non permette l'installazione di quello di prua, oppure abbiamo la poppa dove c'è il timone che ci crea problematiche di installazione, facciamo anche un ventaglio di scelta riguardo quello che è il posizionamento, cercando di dare anche delle informazioni generiche per suggerire quando scegliere uno e quando l'altro, ammesso che possiamo farlo. Quello di comune utilizzo è quello laterale. Molte volte possiamo utilizzare delle staffette che vengono installate sul kayak e sulla staffa noi metteremo il kayak. La spinta che un motore laterale riesce a dare al kayak è ovviamente diversa da quello che è posizionato Bravo. centralmente a poppa o a prua e di conseguenza necessita anche di un bilanciamento, anzi di un controbilanciamento, perché il motore
ha un suo peso che può variare da 5, 6, 7, 10 chili e quindi di controparte, nella parte diciamo opposta, scusate il giro di parole, del nostro kayak, dovremmo prevedere magari di mettere proprio lì la batteria per controbilanciare e avere la sensazione, ecco, di un equilibrio. È molto importante anche installarlo nella parte dove non avremo diciamo le nostre canne in pesca, perché solitamente dove va a finire il filo? Dove ci abbiamo l'elica del motore e là Puntuale. sono, sono bestemmie, ecco. Però ecco, Matteo, cosa suggerisci in merito all'installazione laterale, no, del kayak, del motore Cioè, sul kayak? sei stato piuttosto esaustivo, Luigi, nel senso che l'installazione laterale è l'installazione più semplice, è anche il modo più semplice per entrare in acqua e usufruire del motore in un secondo momento, insieme alla soluzione centrale. E come dicevi tu, bisogna stare molto attenti al bilanciamento se si usano dei motori pesanti, quindi che vanno oltre le 30 libre. Bisogna considerare il fatto che lateralmente il motore ha una velocità leggermente inferiore rispetto a un motore che spinge in asse allo scafo e ha anche un consumo leggermente maggiore, perché un motore che spinge lateralmente tende per fisica a fare, anche se non ce ne accorgiamo, a fare un po' perno, no? Quindi ovviamente non essendo in Sì, asse è un pochettino più lento, consuma un pochettino di qualcosa si più. perde. Mm. Qualcosa si perde e bisogna anche considerare, sempre in merito al discorso che affronto sempre, che pesca facciamo, quante canne in acqua mettiamo, mettiamo due canne a traina, questo già potrebbe essere un problema perché io quando provai le prime volte, ho iniziato dal Bellibot, poi sono passato al kayak, puntualmente le esche o le lenze che si filano finiscono sul motore, tra l'altro molto pericoloso perché se finisce sul rotore, tra l'altro non è piacevole. Mentre invece già se si opta per una pesca in verticale, magari si pensa a un'ancora fisica, si fanno altri tipi di esche o si usa una sola canna dal lato opposto, problemi non ce ne sono, ecco. Diciamo che è la soluzione più semplice, poi bisogna anche considerare il fatto che avendo un'asta nella parte posteriore, che sarebbe il supporto del motore, comunque toglie anche tanto spazio fisico al, A ehm, bordo. a bordo, perché non si possono mettere dei grossi contenitori, magari si ha più impedimento nelle vasche del vivo a bordo, quindi ci sono molte considerazioni da fare. Diciamo che è la soluzione più veloce e pratica e aggiungerei anche che un'altra soluzione molto veloce e pratica è la soluzione poi centrale, ma ne parleremo dopo. Sì, un ultimo appunto che volevo fare in merito al posizionamento laterale del motore è relativa anche alla raggiungibilità, perché se noi solitamente utilizziamo una staffa, la staffa è, come vedete anche in foto, è installata nella parte posteriore del nostro sedile. Se noi siamo destri e utilizziamo solitamente la canna con la mano destra, rendetevi conto che poi o prendiamo la canna o prendiamo il motore e comunque Esatto, lo terremo nella nostra parte, diciamo, posteriore del nostro sediolino. Quindi è molto importante sia come esposizione su un lato o l'altro del kayak, anche tenerlo in una posizione ergonomicamente raggiungibile e quindi è molto importante anche la scelta del kayak nella modularità e nell'installazione di accessori come la staffa portamotore. Passerei giusto. all'altro. Ok, passerei all'altro argomento che è quello del posizionamento di prua. Il motore installato a prua, quindi avanti, per chi non è pratico di termini marinareschi,
prua è avanti, poppa è indietro. Ti lascio la parola perché nel tuo kayak hai fatto un'installazione spettacolare e io rimango sempre affascinato da chi riesce ad essere così preciso e ovviamente anche il tuo kayak si prestava, il tuo kayak è un Big Mama Certo. Triken, si prestava all'installazione anche di una controstaffa per l'installazione, no? Altrimenti ha un bel ingombro verso la prua e quindi i kayak più sfinati verso la parte anteriore non sempre permettono questa installazione, mentre il tuo kayak ha una bella prua ampia che permette questa installazione. Giusto Luigi, io aggiungerei prima di parlare del motore, perché hai toccato un argomento decisamente valido, che bisogna valutare attentamente il kayak che si ha, nel senso che oltre ad avere una prua larga, quindi ovviamente con degli attacchi dove si può imbullonare la staffa, bisogna considerare la navigabilità del kayak. Ci sono dei kayak che già da vuoti hanno la prua molto bassa. Quindi già in assenza di peso, comunque con poco peso, la prua è già troppo vicina all'acqua. Ci sono invece dei kayak come il 330 e il 380, ancora di più ovviamente, che hanno una prua molto alta. Questo cosa significa? Che quando si va ad appesantire la prua con oltre, ormai sotto i 13 kg non c'è nessun motore di prua, parlando di motori GPS. Motori normali pesano molto meno. Eh, Parlando di questi pesi, quindi bisogna considerare il peso della staffa, il peso dello sgancio rapido, il peso del motore, si arriva a 15-16 kg di peso. Installando su un peso del genere su un kayak che ha una prua bassa, la navigabilità non è buona. Inoltre il prodotto si rovina perché prende tanta acqua. Nel giro di poco tempo, comunque ci sono sempre dei meccanismi di rotazione, bisogna stare, non si può immergere, sono prodotti impermeabili, però non possono entrare dentro le onde come se nulla fosse. Ecco. Inoltre io, quando si parla di motore di prua, io non considererei motori normali, ma per me i motori di spinta devono stare lateralmente, centralmente o in poppa. Quando si parla di motori di prua, si parla, secondo me, esclusivamente di motori GPS, perché nel momento in cui si va a utilizzare l'ancora, lo sbandieramento, non ti accorgi dello sbandieramento, perché il kayak fa questo movimento qui, dalla prua fa questo movimento qui, e quindi il tuo assetto di pesca è sempre corretto. Se si mettesse lateralmente o in poppa, lo sbandieramento ti farebbe ruotare in una maniera tale che peschi proprio a destra e a manca. Se dovessi pescare a volantino non sarebbe proprio ideale, ecco. Quindi motore di prua per me GPS e basta. Ottimo, ottimo. Ti ringrazio davvero per queste informazioni, secondo me, racchiuse, ecco, cioè, il più possibile, ma davvero complete. Ringrazio tutti gli amici che hanno seguito il video fino a questo punto. Questa è la prima parte. Per tutti gli amici che vogliano vedere la seconda parte, la continuazione e la conclusione di questo video, vi lascio il link per vedere la seconda parte sul canale di Matt Fishing. Ringrazio tutti voi per la visione, noi ci vediamo come sempre su Planet Spin, ringrazio Matteo per la sua disponibilità. Grazie a te Luigi, un abbraccio a tutti ragazzi e per la seconda parte venite sul mio canale, mi raccomando.